Bentrovati. Allora, oggi vorrei in qualche modo introdurre il concetto di spettro continuo e anche in qualche modo quello correlato dei cosiddetti modi di radiazione. Allora, nello studiare le nostre strutture dielettriche bidimensionali, focalizziamoci per esempio sul caso più semplice di uno strato, di una lastra dielettrica di spessore T su un piano di massa, il cosiddetto grounded electric slab. Allora, ci siamo accorti che in effetti c'è un insieme discreto di soluzioni che sono quelle che soddisfano una certa equazione che abbiamo chiamato equazione caratteristica o equazione di dispersione e l'abbiamo ottenuta in varie maniere, per esempio imponendo esplicitamente le condizioni al contorno e di continuità, oppure con una procedura abbreviata chiamata il metodo della risonanza trasversa che fa uso di opportuni circuiti equivalenti a linee di trasmissione. Quindi in effetti abbiamo ottenuto uno spettro discreto di modi guidati. Ecco, vi volevo tra l'altro far osservare, tornando un po' indietro, che questa situazione si verifica in presenza di due interfacce, cioè è necessario che ci sia uno strato per avere questa discretizzazione che deriva dal dover soddisfare una certa equazione, l'equazione caratteristica che derivava poi a sua volta dall'annullamento di un determinante, di un sistema omogeneo. Perché invece se abbiamo un'interfaccia soltanto, e qui torno un po' a una situazione più semplice, cioè l'incidenza obliqua di un'onda piana uniforme all'interfaccia piana fra due mezzi diversi, il mezzo 1 e il mezzo 2, in questo caso si parla di polarizzazione verticale, ma la stessa cosa con l'altra polarizzazione, la polarizzazione orizzontale. Se c'è un'interfaccia sola non si impone nessuna condizione di discretizzazione. Tra l'altro questo lo si può vedere anche in termini di angoli. Se c'è un'interfaccia sola, noi possiamo avere la riflessione totale, e qui passo a quest'altra figura di riepilogo, soltanto nel caso in cui il mezzo 1 naturalmente è più denso, cioè ha un valore maggiore dell'indice di rifrazione del mezzo 2, e se l'angolo di incidenza è maggiore di un certo angolo critico qui indicato con θ con C e l'angolo di incidenza θ con I. Ma vanno bene tutti gli angoli di incidenza maggiori dell'angolo critico, se il mezzo è più denso. Invece, se ci sono due interfacce, questo non è vero, soltanto un insieme discreto di quegli angoli che soddisfano la condizione di riflessione totale, cioè degli angoli maggiori dell'angolo critico, danno luogo a un modo guidato, gli altri no. Quindi questo è per la presenza di due interfacce. Adesso vediamo un attimo per introdurre in modo semplice questo concetto di spettro continuo. Che cosa succede se io provo a incidere su questo strato dielettrico su un piano di massa dall'alto con un'onda piana uniforme? Ebbene, anche se si pensa che magari le guide metalliche chiuse sono le più immuni ai disturbi esterni, perché essendo rivestite di metallo il conduttore perfetto scherma e quindi da fuori non si riesce a far penetrare nulla all'interno. Ecco, questa cosa però in qualche modo si verifica anche con le guide dielettriche, perché se io incido dall'alto si può vedere facilmente che entrando poi nel dielettrico, naturalmente deve succedere che la direzione dell'onda trasmessa nel dielettrico si avvicina alla normale perché il dielettrico è più denso della regione d'aria esterna e quindi questo fa sì che non andrò mai in condizioni di riflessione totale. Quindi un'onda che provenga dall'alto oppure anche dal basso, nel caso dello slab simmetrico, non riesce mai a penetrare all'interno dello strato dielettrico e quindi a subire successive riflessioni totali in modo da diventare un modo guidato. Di questo mi rendo conto facilmente ragionando per reciprocità. Vedete, quando io ho la riflessione totale, quindi stavolta il mezzo più denso sta in alto, invece nel nostro caso sta in basso, quando io ho riflessione totale, l'angolo di trasmissione nel secondo mezzo, per così dire, è uguale a 90 gradi. Quindi per reciprocità, questo è in corrispondenza dell'angolo critico. Per reciprocità,
devo ottenere il verso opposto del flusso, quindi posso entrare dal mezzo 2, entrare fra virgolette, con un angolo di 90 gradi per avere l'angolo critico nel mezzo 1. Capite bene che allora questo significa che non è possibile con una consueta incidenza a un angolo qualunque, perché l'angolo di 90 gradi è un caso limite, la cosiddetta incidenza radente, non è possibile entrare nello slab ed avere la propagazione guidata. Quindi che cosa succederà? Che in pratica quest'onda viene poi, entra dentro, avvicinandosi alla normale, viene poi riflessa totalmente dal piano di massa, perché quello riflette sempre a qualunque angolo, è proprio la caratteristica del conduttore perfetto, ritorna su e naturalmente sempre per reciprocità riesce fuori in aria con lo stesso angolo di incidenza con cui era entrata. Quindi di fatto, poi naturalmente ci sarà un'onda che rimbalza all'interno del dielettrico, si genera una riflessione anche all'interno, ma siccome poi a ogni rimbalzo sull'interfaccia con l'aria si ha inevitabilmente una rifrazione verso l'esterno, questo non sarà mai un modo guidato. Dopo pochi rimbalzi, dopo poche lunghezze d'onda, il campo si è talmente estenuato che viene a perdere di significato. Dunque non è possibile, entrando dall'alto o dal basso, penetrare all'interno di una guida dielettrica. E dunque anche queste guide dielettriche, o potrei dire anche le fibre ottiche, sono in qualche modo immuni da interferenze. Ma allora, se adesso volessi però rappresentare questa situazione in termini dei nostri campi, in particolare per il caso dei TE, per cui la componente principale è, come abbiamo visto, la componente con X di campo elettrico, devo aggiungere un termine, perché in questa situazione è possibile anche avere un'onda che si propaghi dall'alto verso il basso e non solo quella che eventualmente si propaghi dal basso verso l'alto che avevamo già considerato. E quindi, mentre nel dielettrico le espressioni dei campi rimangono le stesse, cioè quelle che in qualche modo rappresentano due rimbalzi, quindi un'onda stazionaria, seni e coseni, nelle espressioni dell'aria, oltre al primo termine che avevamo anche prima, con la costante moltiplicativa A, ne introduciamo un altro, chiamiamo E, questa volta la costante moltiplicativa, per elevato a più jky0 per y meno t, quindi un'onda che si propaga nel verso negativo delle y, un'onda che scende verso il basso. Però qual è adesso la differenza fondamentale? Quando noi andiamo a imporre, come abbiamo fatto già nell'altra lezione, le condizioni al contorno su E con X con Epsilon, cioè l'annullamento di questa componente tangenziale di campo elettrico per Y uguale a 0, otteniamo, come prima, visto che il seno qui si annulla, il coseno va a 1, l'uguaglianza a 0 della costante B. Quindi rimaniamo soltanto con A, C ed E. Però questa volta, quando poi andiamo a imporre le altre due condizioni, cioè le condizioni di continuità della componente con X e della componente HZ all'interfaccia per Y uguale a T fra il dielettrico e l'aria, otteniamo un sistema omogeneo di due equazioni, ma in tre incognite, attenzione, non più in due incognite, le incognite A, C ed E. Allora in questo caso non viene più fuori un'equazione caratteristica, perché un sistema omogeneo di due equazioni in tre incognite non ha bisogno dell'annullamento del determinante dei coefficienti per avere un'autosoluzione, una soluzione diversa da quella identicamente nulla. No, perché è compatibile, è risolvibile, basta esprimere due delle incognite, in questo caso due delle costanti, per esempio A ed E, in funzione della terza, ad esempio C. E allora poi come facciamo a determinare la costante rimanente? La costante rimanente la determiniamo come facevamo anche l'altra volta in base a opportune condizioni iniziali relative alla potenza in ingresso e quindi il campo è completamente determinato senza nessun bisogno di imporre l'equazione caratteristica. Ma allora non è vero che otterrò quindi dei valori discreti, le soluzioni appunto di questa equazione, che poi abbiamo visto sono addirittura un insieme discreto finito per certi valori operativi della frequenza e dei parametri geometrici e fisici. No, ma il KZ manterrà la possibilità di avere un insieme continuo di valori. Vi ricordate che i modi guidati avevano dei valori di KZ compresi fra K0 e K0 radice di εr, quindi K0
per n, diciamo l'indice di rifrazione, e questo corrispondeva in termini di quel parametro molto significativo, l'indice di rifrazione efficace, corrispondeva al fatto che questo parametro doveva essere naturalmente intermedio fra quello dell'aria, cioè del vuoto che vale 1, e quello del dielettrico che vale radice di εr. Quindi i modi guidati e le loro soluzioni discrete, le curve modali, sono situate nella fascia di dispersione fra kz su k0 uguale a 1 e kz su k0 uguale alla radice di εr. Invece questi modi, chiamiamoli di radiazione, sono sotto, cioè sono nella fascia fra kz su k0 uguale a 1 e kz su k0 uguale a 0. Ma non si possono disegnare, perché nel momento in cui io disegno una curva su un foglio, automaticamente cosa faccio? Seleziono dei punti rispetto agli altri, i punti della curva rispetto a tutti gli altri punti. Ma questo corrisponde all'aver fatto la discretizzazione, cioè all'aver avuto l'equazione caratteristica. Se io questa equazione non ce l'ho, che cosa faccio? Per disegnare qualcosa dovrei con un pennello colorare in modo uniforme tutta la fascia, perché quello è lo spettro continuo, non c'è nessuna curva. In corrispondenza i valori del KY0, cioè del numero d'onda nella regione superiore dell'aria, non sono più puramente immaginari negativi, perché quello succedeva quando c'era la riflessione totale e dunque io avevo in questo secondo mezzo, che adesso sta in basso però nel nostro caso sta in alto, è l'aria, un'attenuazione, vedete, nella direzione trasversale Y. E allora in questo caso, tra l'altro, avevo anche un'energia finita, perché se io andavo a integrare fra meno infinito e più infinito in dy, siccome avevo la possibilità di un'attenuazione esponenziale, la funzione risultava, anche se l'insieme di integrazione era infinito, lo stesso sommabile, cioè avente un integrale integrabile con un integrale finito, come avviene per gli esponenziali decrescenti. Invece, in questo caso, il KY0 risulta una quantità reale, perché anche nell'aria io ho delle onde piane uniformi che si muovono liberamente verso l'alto, per esempio escono fuori, si rifrangono come dicevo prima. E i valori di KY0 sono naturalmente compresi fra 0, che si ha quando kz è uguale a k0 per le relazioni di separabilità, evidentemente KY0 uguale a 0, oppure k0, l'altro estremo, che si ha quando kz è uguale a 0. E quindi il KY0 da solo coincide con il k0. Allora in questo caso non abbiamo appunto onde attenuate, che erano ricordate delle onde piane non uniformi, delle onde piane evanescenti nel mezzo meno denso, quindi che presentavano i due vettori ortogonali beta e alfa. Qui abbiamo soltanto il vettore beta, abbiamo delle onde piane uniformi usuali. Inoltre non è vero appunto che gli angoli sono discretizzati, come dicevo prima, vanno bene tutti gli angoli che costituiscono anch'essi un insieme continuo. La discretizzazione dei numeri d'onda ovviamente è del tutto parallela alla discretizzazione degli angoli. Ma poi quando andiamo a rappresentare questa situazione in termini di un circuito equivalente, quello che non possiamo più fare è sostituire la regione infinita di aria o di vuoto con una linea di trasmissione indefinita che poi viene considerata adattata e quindi sostituita dall'impedenza caratteristica. Questo non si può fare più, perché non è più vero che è adattata, che non ci sono le riflessioni, perché le riflessioni sono le onde che vengono verso il basso e qui stiamo proprio ipotizzando la presenza di queste onde verso il basso. Quindi tutto si complica, diciamo, non è più possibile neanche, ovviamente perché è una trattazione del tutto parallela, parlare di condizione di risonanza trasversa nel circuito equivalente, perché poi anche quella porterebbe alla stessa equazione caratteristica. Allora, se volessimo adesso scrivere una relazione, chiamiamola di ortogonalità, per quanto riguarda questo insieme continuo di modi di radiazione, dovremmo in qualche modo riadattare, per renderla continua e non più discreta, la condizione che avevamo visto e che vedete era una sorta di integrale di Poynting misto.
fra due, diciamo, modi diversi che avevamo etichettato allora con gli indici M ed N, ma quelli erano indici discreti. Qui invece, per far vedere che siamo sul continuo, usiamo simbolicamente le lettere greche, quindi un mezzo integrale fra meno infinito e più infinito di E con mi, vettor HN coniugato scalar Z0 in dy, quindi qui abbiamo non sono più discreti questi indici, uguale a P con mi, la potenza del modo miesimo. Attenzione, non c'è più la delta di Kronecker, ma c'è la delta di Dirac, una delta di mi meno ni. Dunque, se mi è diverso da ni, cioè se non stiamo parlando dello stesso modo, chiamiamolo modo, anche se in realtà è impropria anche questa denominazione, benché si usi in letteratura, perché il modo è sempre qualcosa che si considera fisicamente realizzabile e dunque di energia finita, sommabile, come dicevo prima. Sommabile almeno lungo y, lungo x è chiaro che la struttura è indefinita e quindi devo in ogni caso limitarla a una striscia, per esempio, unitaria lungo x, questo è evidente, si parla di sommabilità qui soltanto lungo y. Ma dunque in questo caso invece abbiamo un infinito se mi è uguale a ni. Ma perché? Perché si tratta di onde piane uniformi che non sono fisicamente realizzabili, non essendo attenuate, e dunque non c'è niente da fare, viene comunque un infinito. In ogni caso però simbolicamente questa condizione è abbastanza espressiva. Ma non ci dobbiamo turbare o stupire più di tanto di questo, perché sappiamo che delle onde fisicamente irrealizzabili, come sono per esempio le onde monocromatiche per quanto riguarda gli sviluppi di Fourier nel dominio del tempo, basti pensare per esempio al principio di indeterminazione di Heisenberg, che impedisce l'esistenza anche da questo punto di vista di un'onda puramente monocromatica. Allo stesso modo, un'onda piana uniforme con un valore ben preciso, ben determinato, fisso del numero d'onda, anche quella è realizzabile secondo lo stesso principio, ma questo non toglie che attraverso gli sviluppi di Fourier o nel dominio del tempo o nel dominio spaziale con i nostri sviluppi spettri di onde piane, io sono abituato a considerare attraverso opportune sovrapposizioni integrali di queste onde fisicamente realizzabili invece dei segnali reali nel dominio del tempo, delle onde reali nel dominio spaziale. Quindi questo, diciamo, si può fare, questo miracolo si può già fare. Allora però quando io vado a rappresentare il più generico campo elettromagnetico che si trova nelle vicinanze almeno di queste strutture di elettrici, perché abbiamo visto che i modi di radiazione poi procedendo lungo Z in qualche modo si attenuano, si estenuano, li devo considerare entrambi, quindi a rigore dovrei considerare una sommatoria sui modi guidati, sull'insieme finito dei modi guidati e poi un opportuno integrale su questi modi di radiazione. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione.